Ci sono test dove vi racconto di quanto una barca sia ben progettata, altri di quanto sia di design e in altri ancora invece vi spiego come sia costruita o navighi bene. Ci sono test invece dove oltre a raccontarvi tutto questo mi diverto semplicemente come un matto e oggi ho la sensazione che sarà proprio così. Perché, signore e signori, questo è il Protagon 25 Space e io oggi sono venuto nel Golfo di Saint-Tropez per testarla. Mettetevi comodi, si comincia! Questo è The Boat Show! Protagon 25 Space è il frutto della pluriennale esperienza costruttiva dei fratelli greci Biskinis. A differenza però di quelle che hanno caratterizzato altri loro progetti, Protagon Yachts, distribuito in gran parte d'Europa da Selva Marine, si distingue per le sue linee nordiche, spigolose, aggressive, sportive, il tutto però legato dai paradigmi del gusto mediterraneo. A poppa le plancette sono sviluppate su due diversi livelli, uno solidale ed un secondo applicato direttamente allo scafo, per agevolare l'accesso all'acqua anche per mezzo di due grandi maniglie laterali. Qui può essere installata la seconda scaletta di risalita a scomparsa, mentre invece il pozzetto motore può essere coperto per agevolare il passaggio tra i due bordi. In dinette, un divano a L si completa con il tavolo centrale trasformabile, creando una grandissima area prendisole. Su imbarcazioni di questa metratura è difficilissimo trovare aree relax di queste dimensioni. Qui sotto un gavone tecnico ed uno per lo stivaggio. Mentre qui un primo accesso di ispezione agli impianti di bordo. Anche se siamo su un'imbarcazione di dimensioni ridotte, queste accessibilità sono fondamentali e si vede che chi ha progettato questo modello sa che cosa serve a chi va per mare. A completamento di quest'area un modulo cucina con lavello controstampato, la possibilità di un piano cottura a induzione, elettrico o a gas e un frigo da 52 o 65 litri sul lato di dritta. In alternativa alla cucina, qui si può avere un divanetto contromarcia. Il cassero è centrale e la postazione di pilotaggio rimane decentrata sull'asse longitudinale dell'imbarcazione, a sinistra, e a dritta la seduta del copilota a fianco al comandante con un solido tientibene dedicato. Il passaggio a prua è abbastanza agevole. Il camminamento walk around ha una superficie di calpestio minima, ma che ritrova il volume necessario grazie allo svasamento strutturale della murata interna. All'interno del cassero il vano VC ripropone tutti i volumi di una console di pilotaggio così grande. Infatti questo è un altro ambiente che giustifica a pieno il nome del modello, ovvero Space, perché oltre ai sanitari rimane moltissimo spazio che può essere impiegato come area spogliatoio o possibilità di stivaggio. E qui un altro accesso per l'ispezionabilità dei servizi di bordo. A prua il prendisole si completa con due prolunghe. Sul vertice il gavone tecnico del salpaancora esce di serie con la copertura in EVA. Sotto la cuscineria fissa un primo gavone per la possibilità di stivaggio che viene incrementata da un secondo gavone sotto il paiolato. Utilissimo per mantenere i pesi a bordo nella parte più bassa dello scafo, così da ottimizzare l'assetto di navigazione. Beh, quindi proviamolo! E proprio l'assetto di navigazione è un fattore che ci stupirà di questo modello. La carena è una carena a doppio step che però diventano utili sopra una certa velocità. Oltre i 30 nodi cominciano ad arieggiare, quindi ad alleggerire, ad eliminare il drag che ha l'acqua con lo scafo. E quindi prima di quella soglia di velocità la parte importante sono le linee di carena e la distribuzione dei pesi a bordo. Parlando sono già a 10 nodi punto 8 e la scia è abbondantemente staccata, ma guardate qua, se diminuisco sono convinto che posso scendere sotto i 10 nodi senza perdere la planata. Infatti sono a 9 nodi punto 1 e la scia è abbondantemente staccata. Questo è un dato impressionante, ma la cosa che più mi impressiona in realtà è
l'assetto. La prua non si è alzata e la poppa non si è abbassata. Non male. Ora la porto a 13 nodi, che normalmente per esperienza è il punto più critico di tutti gli scafi. Certo, perché quando si pensa a uno scafo bisogna sempre sapere che è impossibile progettarne uno ottimizzato per tutte le andature e normalmente questa velocità è quella dove gli scafi tendono ad essere appunto pesanti. Ma guardatela anche voi, osservate l'incidenza della prua sull'acqua e il posizionamento della poppa, non sembra che stia soffrendo. Continua a stupirmi. Portiamola a 15 nodi e andiamo a vedere anche i consumi. In questo momento sto facendo 15 nodi punto 8, sto consumando 30,8 litri per ora e sto percorrendo 0,5 miglia nautiche per litro. Oggi noi a poppa abbiamo il White Whale di Selva, un V6 alleggerito del 4% nella sua componentistica rispetto al resto della sua categoria. 260 kg, che quindi non pesano troppo sullo specchio di poppa, incrementando ancora così l'ottimizzazione dell'assetto. Va bene, però dobbiamo trovare delle criticità, non può essere perfetta navigazione, proviamola in virata. Ci entro molto morbido perché il vertice di prua è quasi verticale e questo sappiamo bene che aiuta a ricercare la lunghezza massima al galleggiamento, ma in virata può dare il problema di infilarsi in acqua e quindi far scrivere la poppa. Per ora tengo tutto il trim giù per avere la massima trazione dell'elica durante la virata, però se servisse, se sentissi che comincia a puntare, allora lo tirerei un pochino su per staccare appunto la prua dall'acqua. Sta alla vostra sensibilità. Ok, provo a stringere ancora di più. Stringo, 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 fino a che è l'elica che molla. Già, perché il passo forse è un po' troppo lungo, ma credo che proprio questo passo mi sia utile per vedere quanto può fare. Già, perché il cantiere dichiara che con questa motorizzazione, il Selva White Whale da 300 cavalli, il Protagon 25 Space può arrivare a toccare il 45 nodi. E io come sempre oggi ho due obiettivi: 1, raggiungerli; 2, superarli. Apro tutto il gas. Senza toccare il trim siamo già arrivati a 40 nodi punto 4. Sento che però lo scafo, nonostante il doppio step, sia ancora troppo attaccato all'acqua e quindi cambio l'incidenza dell'elica sull'acqua e alzo lo scafo e si alleggerisce tantissimo. Ho già preso 5 nodi, abbiamo toccato i 46,1. Posso fare un po' di più, lo sento. Vado ad esagerare col trim, tiro fuori l'elica dall'acqua e anche lo scafo, che sono convinto che stia toccando solo nell'ultima parte, perché qua non sento più rumore dell'acqua e la barca sta volando, letteralmente. 46,6 e, signore e signori, con 6.000 giri, il massimo che può fare questo motore e un consumo di 99 litri per ora, abbiamo toccato i 46 nodi punto 8. Beh, non male. È bellissimo. Beh, insomma, il Protagon 25 Space by Selva è un'imbarcazione che dà una marea di possibilità, da una navigazione più performante a una invece più comoda con famiglia o amici. Pensate che si possono imbarcare fino a 12 persone. Io sceglierei una compagnia anche un po' meno numerosa per potermi godere appieno l'adrenalina che ti può dare.